In questa puntata Batte un po' la fiacca, Siamo in Germania, dove pedalerò lungo il Reno, il che significa drittoni. Le strade sono continuamente chiuse, lavori in corso e un sacco di deviazioni, incredibile. mi innamorerò di Strasburgo e qui Cominciano i primi imprevisti. ormai la Svizzera è diventata un ricordo lontano. Basilea sfuma piano piano all'orizzonte e noi eravamo già su nuove terre a pedalare. Maurizio è ancora con me a farmi compagnia, soprattutto mentale. Batte un po' la fiacca, La stanchezza si fa sentire e diciamo che ci si allena strada facendo, ma il corpo ne risente di questo movimento giornaliero a cui non ero abituata. 30 gradi inaspettati in Svizzera, un caldo bestiale. Credo che siamo in Germania, Bundesrepublik Deutschland, altro confine passato. Adesso lungo il Reno, dalla parte della Germania mi è tornata la connessione e si segue la Eurovelo 15. Questa la ciclabile del Reno. Mi sembra proprio di essere a casa, drittoni, un po' mi ricorda l'Adige, la strada che mi porta verso il mare. Qui si arriva a Strasburgo, oggi passo un altro confine che è quello della Francia per poi rientrare in Germania. A Strasburgo mi fermo un giorno in più per riposare. Tante cose, tante persone, tante città, tanti paesi, tanto. La strada è lunga e tra meno di un mese arrivo a Londra. Il Reno è un ambiente selvaggio, al tramonto prende dei colori completamente diversi e io non perdo l'occasione di tuffarmi nelle sue acque fredde, ne avevo veramente bisogno. Dovevamo trovare entro il tramonto un posto dove dormire lungo il Reno, a metà strada tra Basilea e Strasburgo, e il posto giusto sembrava proprio questo. Quei signori là in fondo ci fanno mettere la tenda qua, sono stati gentili, quindi questa sera per il solstizio d'estate si fa wild camping. Una cosa che mi scordo spesso di fare è proprio la manutenzione della bici, ma appena posso almeno una pulita alla catena ce la do sempre. C'è una cosa però a cui non rinuncio mai, ossia quella di fermarmi al supermercato per prendermi una miriade di frutta e sedermi fuori dal parcheggio a mangiare tutte quelle cose che mi sono comprata. Probabilmente nella mia vita quotidiana questo non lo farei mai. 25 centesimi di... In Germania, oltre al riciclo della plastica praticamente dappertutto, mi trovo una rete di ciclabili sorprendenti, perfettamente segnate e lontano dal traffico. E inaspettatamente si arriva anche ad un laghetto. Ma indicazioni di Strasburgo non se ne vedono, mega drittoni, affa. Stiamo scappando dal temporale che forse sta arrivando, ma bene, proseguiamo, che qua
Oddio, un miraggio. Strasburgo. Dopo tipo 50 ore, la prima di Strasburgo. Quasi non ci credo. Deviazioni, lavori in corso. Lunga e tortuosa, però abbiamo scoperto dei paesini a dir poco belli, tipo questo, con queste casette stupende. Non riusciamo a trovare il ponte che ci porta, la gente ci sta dando continuamente informazioni sbagliate o non lo sanno. Bene, riproviamoci. Maledette deviazioni. Passaggio del confine, finalmente tedesco con quello francese. Bienvenue in France. Sì, di Strasburgo alla fine mi ci sono profondamente innamorata e decido di fermarmi 2 giorni. È una minaccia vera e propria questa. Oggi la bici senza borse mi sembra un'altra cosa, super leggera. E adesso stiamo andando a vedere la cattedrale. Il pezzo forte nel centro storico è proprio la sua cattedrale. E lui è Serban, il ragazzo che ci ospita qui. Ok, Reset d'Alsace, ok. Semplicemente un capolavoro di arte gotica che lo scrittore Victor Hugo definì prodigio di grandezza e leggiadria. Les fondations, c'est des troncs de bois qui sont dans le sol. Le parc qu'on n'a pas vu. Et après on est allé par là. Ça c'est le jardin botanique là, place de l'université et place de la République où il y avait la bibliothèque et tout ça, tout ça. Là il y avait ça c'était le centre et là on est là à la cathédrale. Serban ci porta anche a vedere il quartiere della Petite France, la parte più caratteristica e bella di tutta Strasburgo, un tempo di trovo di pescatori e piccoli artigiani. A Strasburgo succedono cose veramente meravigliose, soprattutto a livello di sostenibilità, ma per questo bisogna andare a vedere l'episodio 4, dove i protagonisti sono proprio i ragazzi di Cycle. Vabbè, io intanto ci attacco uno sticker per lasciare un mio ricordo. E Serban mi ha lasciato anche le chiavi oggi, quindi quando diciamo ma da sola hai paura, cose così, mica tanto, anzi, cioè sono loro che si tengono in casa delle persone che manco conoscono e io potrei essere una malintenzionata, no? Eccoci arrivati. Maurizio torna a casa ed io mi preparo per ripartire domani nuovamente in solitaria. Sono pronta per partire. Oggi lascio la Francia, quindi Strasburgo, e rientro in Germania. In Germania poi ci starò fino ad Aquisgrana, quindi più o meno una settimana. Beh, che dire, sono stati 2 giorni fantastici. Life goes on ed è così. Il viaggio è come la vita. Con tutte queste persone terrò il contatto e chissà, magari ci vedremo da qualche parte. Però è stupendo come queste porte si aprono e io qua mi sono sentita veramente a casa. Le vélo è fantastique. Comunque le zanzare pestano brutto anche qua, m'han già divorata. Eccoci, lascio l'Alsazia e adesso c'è questa barchetta da prendere che mi hanno appunto suggerito i local di Strasburgo, un servizio gratuito, e si passa nella parte tedesca.
Bene, quindi si cambia confine ancora. Praticamente è durato 1 minuto di traversata e sono già in Germania. Detto, non uso neanche la GoPro, non c'è niente da filmare, invece guardate, c'è lei e poi ci sono un sacco di cicogne che volano, stupende. Per caso arrivo qua, che storia, la residenza barocca di Rastatt. Ho deviato un po' dalla ciclovia. Deviare e cambiare strada porta sempre a posti inaspettati. Cavoli, ma oggi ho fatto più di 80 km e non ho mai toccato una strada, cioè tutte ciclabili e strade secondarie dove non passava veramente nessuno. Allora, cari amici, cominciano i primi imprevisti. Il ragazzo di Warm Showers che doveva ospitarmi alla fine non mi ha mai risposto alle chiamate e me lo sentivo che era un po' strano, che c'era qualcosa sotto, non lo so. Arrivando a Karlsruhe qualche cosa di negativo l'ho percepito e fatto sta che mi sono trovata in mezzo alla strada, quindi lui non mi ha risposto mai alle chiamate. Se vuoi sapere come finisce questa faccenda, guarda l'episodio successivo, dove ti porterò poi con me a vedere il resto della Germania sui pedali.